Senza esagerare con i dettagli andiamo a disegnare l'occhio nella sua interezza. Il disegno iniziale infatti ci servirà esclusivamente da guida e andrà coperto con il colore. Ho deciso di aggiungere a sinistra il tempo effettivo che metto in ogni passaggio. Aggiungiamo un colore di sfondo che serve a esaltare un po' i colori dell'occhio e della pelle. Scelgo un verde molto desaturato e vado a variare la tonalità. Inizio la colorazione effettiva dell'occhio e parto da un colore base della pelle e vado a colorare tutto l'occhio, compreso pupilla e sclera. La zona intorno all'occhio è la parte del viso che ha più tonalità, più colori. Nella realtà l'incarnato non è una tinta unita, ma varia a seconda di quello che c'è sotto la pelle. Nella zona della palpebra più interna ci saranno più vasi sanguigni e quindi sarà più rossa. Nella zona del margine della palpebra sarà di un rosso acceso, come nella zona lacrimale. Un errore da non fare è colorare la sclera di bianco. L'unica cosa bianca nell'occhio è il riflesso della luce. Per far vibrare di più la colorazione ho aggiunto il celeste nelle parti della luce al posto del bianco, colore che poi andrà mischiato. Andiamo ad unire tutte le tonalità e cominciamo ad aggiungere dei dettagli. Nella stroma dell'iride, ad esempio, con la parte colorata abbiamo una serie di fibre che vanno verso la pupilla. Utilizzo un pennello molto morbido per andare a mischiare bene i colori. La stessa cosa si può fare in tradizionale, ovviamente. Da visualizzare subito è l'ombra portata della palpebra su tutto l'occhio. Attraverso l'ombra dobbiamo sempre ricordare che ha una forma sferica, anche se noi vediamo una porzione del bulbo. Solitamente la parte più esterna dell'iride è più scura della parte interna. Vicino alla pupilla invece c'è una variazione di tonalità. Io sono partito dal giallo per poi andare a fare un occhio verdino. Prima di aggiungere le alte luci è importante già avere un occhio abbastanza realistico. Questo primo risultato si ottiene dopo circa mezz'ora di lavoro. Velocizzati diventano 2 minuti. In questa fase l'occhio senza le alte luci sembra un corpo opaco come la pelle. Le luci ci servono per farci immaginare che l'occhio sia umido, bagnato dalle lacrime e quindi riflette completamente l'immagine che sta osservando. Aggiungiamo il famoso puntino bianco, che non è altro che il riflesso di un determinato oggetto sull'occhio, che sarà più visibile nella zona dell'iride, ma tutta la luce colpisce l'occhio, pelle compresa, viso compreso. Ovviamente a seconda del materiale dove viene colpito la luce ha una differente resa. Ho voluto differenziare la luce della sclera facendola leggermente più fredda, quindi sul celeste. A differenza della zona dell'iride e della pupilla, la sclera non riflette completamente l'immagine che sta osservando, perché ha un colore di fondo più chiaro. Le alte luci sono importantissime su tutte le zone che sono umide, quindi ovviamente anche la zona lacrimale e la zona tra la palpebra, tra il margine della palpebra e la sclera. A questo punto è comodo utilizzare delle reference di occhi. Io quest'occhio l'ho inventato da zero, senza una fotografia. È un buon allenamento per mettere in pratica la parte teorica e applicarla con la pittura. Quindi per aggiungere ulteriori dettagli che magari ci possono sfuggire è comodo utilizzare delle fotografie. E questo è ottimo per migliorare la nostra libreria visiva. Ora si potrebbe rifinire all'infinito, però passiamo avanti. Facciamo un occhio orientale, quindi per prima cosa cambiamo l'inclinazione. Aggiungiamo come sempre una variazione di colori intorno alla pelle, in questo caso l'ho fatti più tendenti al giallo. Notate sempre gli estremi dell'occhio che sono più rossi e anche il margine delle palpebre, che ha un certo spessore anche se uno lo immagina sempre disegnato in 2 dimensioni. In fase di resa pittorica è sempre bene conoscere i fondamentali delle luci e delle ombre.
Come vedete l'occhio è un po' incappucciato e ho enfatizzato l'assenza di pieghe sotto la palpebra. Nel riflesso dell'occhio ho messo una figura umana. Ho immaginato un occhio di un protagonista di un film thriller orientale. Ora che ho un secondo risultato di un occhio mi viene da sistemare il primo, quindi aggiungo dei dettagli e enfatizzo un po' le ombre, ma questi sono delle fissazioni mie. Passiamo un occhio di una persona con la pigmentazione scura. È sempre difficile all'inizio capire che tonalità di pelle bisogna dare. Il mio consiglio è iniziare con una via di mezzo, né troppo saturata né troppo poco. Si parla sempre di un marrone tendente al rossiccio, perché ha un colore della carne comunque. La variazione sarà sul magenta, che in alcune zone sarà più desaturato e quindi quasi grigio. Essendo la pelle scura, il riflesso è più accentuato nelle zone dove si formano più pieghe. In questa fase il tutto è molto velocizzato, io consiglio di rallentare e ovviamente di levare l'audio, o altrimenti di velocizzare il più possibile, così uno impara prima. I pennelli che sto utilizzando sono quelli base di Photoshop, io cambio solo la forma e modifico l'opacità e il flusso. Come workflow utilizzo poco lo sfumino e molto il color picking. Un altro caso è un occhio che sta in una stanza buia, sta vedendo un video, sta vedendo il televisore, sta vedendo... insomma è illuminato da una luce elettrica. Quindi per l'incarnato bisogna immaginare un colore normale della pelle e bisogna aggiungere un colore del buio della stanza. In questo caso ho variato tra il blu, il viola e il magenta. È molto aperto perché evidentemente sta vedendo qualcosa di scioccante. Alla fine mi sono accorto che era un po' spento l'occhio, quindi ho un po' accentuato le luci. L'ultimo invece è un occhio di una persona anziana. Come sempre valgono le stesse regole. In questo caso tramite luci e ombre si enfatizzano più le pieghe della pelle. Se osserviamo un occhio anziano è probabile che i margini delle palpebre sono un po' più spessi. Un buon modo per disegnare le imperfezioni della pelle è partire da una massa grande di luci e ombre e poi piano piano andare ad aggiungere dettagli. Partire dal dettaglio è la cosa più sbagliata che si può fare. La parte dell'ombra ho aggiunto un po' di blu scuro. Infine ho aggiunto le ciglia e le sopracciglia e ho schiarito dove venivano colpite dalla luce. Io spero che il processo di pittura sia stato esaustivo e vi invito a iscrivervi e a lasciare un commento al video. Alla prossima!